Benvenuti sul mio canale. Per la realizzazione di questo cappello ho usato il cotone filo di Scozia di filati 3 sfere, il numero 5 ed il numero 8 lavorati insieme. Diamo inizio al video tutorial. Unendo insieme i due fili, il numero 5 e il numero 8, iniziamo facendo l'anello magico, in questo modo. All'interno dell'anello magico dobbiamo lavorare 10 maglie basse. Una, 2, 3 e 10. Tiriamo il filo corto per stringere l'anello magico e senza fare la chiusura del giro perché lavoriamo a spirale, iniziamo il prossimo giro con un aumento nella prima maglia delle 10 e quindi una e 2. Segniamo con il marcapunti la prima delle 2, nella maglia seguente lavoriamo una maglia bassa singola, poi un aumento, una e una 2, una maglia bassa singola, un aumento, una e una 2, e continuiamo con una maglia bassa singola, un aumento, una maglia bassa singola, un aumento fino alla fine di tutto il giro. Questa corona avrà tutti gli aumenti incolonnati. Questo significa che ogni giro inizia con l'aumento. Nella prima maglia dell'aumento sottostante. Uno e 2 e segniamo la prima maglia. Adesso le maglie singole sono 2. Una e una 2, poi l'aumento, una e una 2, 2 maglie basse singole, una e una 2, e così per tutto il giro. Iniziamo ancora un altro giro, sempre facendo l'aumento. Una, 2, e mettiamo il marcapunti nella prima delle 2. Adesso le maglie basse singole sono 3. Una, 2 e 3. L'aumento, una 2 e 3 maglie basse singole, una 2 e 3. In ogni giro che facciamo della corona gli aumenti sono sempre 5,
Quello che cambia è il numero di maglie basse tra un aumento e l'altro. Abbiamo iniziato con una maglia, con 2 maglie, adesso abbiamo fatto 3 maglie basse singole tra un aumento e l'altro. Io adesso continuo da sola, finisco il giro ma poi continuo da sola perché la lavorazione è molto ripetitiva. Nel prossimo giro le maglie basse tra un aumento e l'altro saranno 4, poi saranno 5, poi saranno 6, poi 7, poi 8, poi 9, fino a quando mi fermerò perché avrò raggiunto l'ampiezza desiderata. Termino di lavorare la corona e poi vi spiego come calcolare la misura. Ho terminato la lavorazione della corona perché ho raggiunto l'ampiezza desiderata. Come potete vedere, questa corona ha una forma bombata, tondeggiante. Questo perché ho lavorato solamente 5 aumenti per ogni giro. Adesso vi faccio vedere un disegno per spiegarvi come calcolare la misura per fermarci dal fare i giri con aumenti e quindi terminare la lavorazione della corona. Allora, questa seconda parte momentaneamente non la spiego. Generalmente i miei cappelli hanno una misura di circonferenza tra 55 e 56 cm, più o meno è la misura standard per un cappello da donna. Dobbiamo ottenere la misura del diametro di questa circonferenza per fermarci appunto dal fare i giri con aumenti. Allora, nel primo caso la circonferenza è di 55 cm, la dobbiamo dividere per 3,14 e otteniamo un diametro di 17,51. Nel secondo caso, 56, otteniamo un diametro di 17,89. I decimali non si prendono in considerazione, quindi il diametro è 17 cm. Significa che il diametro di questa corona deve essere di 17 cm. Vi faccio vedere come prendere con il metro questa misura, perché essendo tondeggiante non viene bene come se fosse una superficie piana, cioè così in maniera tradizionale, vedete? Non viene bene. Allora, io faccio in questo modo. Metto la corona in questa posizione, dalla parte interna, e prendo la misura del raggio, che in ogni caso è la metà del diametro, partendo dal centro dell'anello magico. Quindi, da qui, noi abbiamo 8 cm e mezzo, che per 2 fa 17. Terminata la lavorazione della corona, dobbiamo iniziare quella della fascia. Io ho un totale di 90 maglie basse e su queste 90 maglie basse dobbiamo lavorare senza fare più aumenti. Non so ancora quanti giri farò, ma questo ve lo farò vedere più tardi, perché io adesso la lavorerò da sola, vi faccio solo vedere l'inizio. Togliamo il marcapunti e iniziamo a lavorare le maglie basse, tutte maglie basse singole. Rimettiamo il marcapunti, questo non lo dobbiamo dimenticare, ogni volta che iniziamo un nuovo giro dobbiamo sempre mettere il marcapunti nella prima maglia del giro. Faccio vedere giusto così, ma sono tutte maglie basse singole. Quindi io continuo e poi mi alzo per un tot di giri che poi vi farò vedere quanti saranno. Ho terminato di lavorare la fascia perché ho raggiunto la lunghezza desiderata. Questo spillo indica l'ultimo giro della corona. Dopo ho fatto 18 giri.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Vi spiego come calcolare questa misura. Riprendiamo il disegno che vi ho fatto vedere prima, la seconda parte. Allora, quando si fa una cloche, oltre alle spiegazioni che vi ho dato per la corona, per quanto riguarda la lunghezza di tutta la cloche, quindi corona più fascia, anche qui c'è una regola da rispettare. La misura va calcolata prendendola dal centro dell'anello magico, scendendo lungo la mezza corona e poi la fascia. Questa misura corrisponde, io ho messo lunghezza o altezza, è la stessa cosa, alla misura del diametro più 2 cm. Quindi il diametro era 17 più 2 cm 19. Qui l'ho riscritto, l'altezza o la lunghezza deve essere di 17 cm più 2, 19 cm. Ma questo nel caso in cui una vuole fare solamente una cloche di base e basta, dove la lunghezza ottimale è quella che che la cloche copra tutta la fronte, lasciando soltanto uno spazio di circa 1 centimetro tra la base della cloche e le sopracciglia. Nel mio caso però io, siccome sto facendo un cappello con la tesa, questi 2 centimetri non li devo calcolare, perché durante i primi giri, appunto un paio di centimetri di lavorazione della tesa, questa si allunga un po' ancora sulla fronte prima di svasare. Quindi nel caso di un cappello con la tesa dobbiamo considerare questa misura uguale al raggio. Nel mio caso era 17, anche questa misura sarà 17. Adesso vi faccio vedere con il metro come prendere questa misura. Io mi sono fermata proprio perché ho raggiunto 17 cm di lunghezza. Pieghiamo in due la cloche in questo modo e con il metro, partendo sempre dal centro dell'anello magico, dobbiamo avere 17 cm, quindi dal centro, scendendo lungo la mezza corona e lungo la fascia, dobbiamo avere i 17 cm. Iniziamo adesso la tesa. Dobbiamo lavorare 17 sequenze in questo modo. 4 maglie basse. La prima e la segniamo. 2, 3 e 4. E un aumento. Ne faccio vedere ancora uno. Ancora una, scusate, una sequenza. 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e un aumento. Completo le altre 15 sequenze e ci vediamo dall'altro lato. Ho terminato di lavorare la 17ª sequenza, formata da 1, 2, 3, 4 maglie basse e l'aumento. In teoria, qui dovremmo continuare con 1, 2, 3, 4 maglie basse e un aumento. Invece lavoreremo tutte maglie basse, perché ho bisogno di avere una maglia in meno. Questo ve lo spiegherò dopo per quale motivo. Quindi io adesso, anziché fare 4 maglie basse e un aumento,
lavorerò 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, non faccio l'aumento e lavoro una maglia bassa, quindi sono 5 maglie basse. Il prossimo giro sarà un giro senza aumenti, quindi dobbiamo lavorare sulle maglie così come si presentano, tutte maglie basse singole. Quindi questa è la prima, la segniamo e poi continuiamo a lavorare. Faccio vedere giusto qualche punto, ma sono solo maglie basse singole. Completo tutto il giro e ci vediamo qui, perché dal prossimo giro in poi la lavorazione cambierà leggermente come punto. Rieccomi dopo aver terminato il giro senza aumenti. Adesso un po' di attenzione, perché come vi ho anticipato poco fa il punto cambia. Iniziamo in questo modo. Facciamo una maglia bassa, e mettiamo il marcapunti momentaneamente nel primo punto, una seconda maglia bassa, il terzo punto è un po' differente, dobbiamo rientrare come se dovessimo fare un aumento, portiamo il filo fuori ma non lo chiudiamo. Passiamo al punto seguente, ma lo prendiamo non entrando nell'asola, ma alla base del punto, quindi così, non dentro l'asola, dentro le asole, ma alla base. E portiamo il filo fuori. Abbiamo 3 asole sull'uncinetto e le chiudiamo insieme. Ogni volta che faremo questo punto, diverso dagli altri, sposteremo il marcapunti qui. Quindi lo tolgo da dove ho iniziato e lo metto in questo punto diverso. Ogni giro lo sposteremo. Ricominciamo. È tutto così. È tutta così la lavorazione. Allora, una maglia bassa, una seconda maglia bassa, rientriamo nella seconda maglia bassa appena lavorata, portiamo il filo fuori come se facessimo un aumento, ma non chiudiamo il punto. Entriamo con l'uncinetto alla base del punto seguente, quindi non qui ma qui, portiamo il filo fuori, 3 asole sull'uncinetto e le chiudiamo insieme. Questo punto un po', diciamo, diverso dal solito. Abbiamo iniziato con le 2 maglie basse, siamo entrati nella seconda nuovamente, abbiamo portato il filo fuori, non abbiamo chiuso il punto, siamo entrati nella maglia seguente ma alla base e poi abbiamo chiuso tutte e 3 le asole insieme. Quindi un primo punto e un secondo punto. Andiamo avanti, faccio vedere qualche sequenza in modo che non vi confondete. Allora, una maglia bassa, una seconda maglia bassa,
chiusa, normale. Rientriamo come per fare l'aumento, ma non chiudiamo il punto. Entriamo con l'uncinetto alla base della maglia seguente. Qui portiamo il filo fuori, abbiamo 3 asole sull'uncinetto e le chiudiamo tutte e 3 insieme. 1, 2, 3 motivi, chiamiamoli motivi, 3 punti diversi. Ancora una maglia bassa, una seconda maglia bassa, rientriamo nella seconda, portiamo il filo fuori, non chiudiamo il punto, entriamo alla base del punto seguente, portiamo il filo fuori, 3 asole sull'uncinetto e le chiudiamo insieme. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4, non una, scusate. Io ogni tanto faccio una o uno in maniera impropria. Continuiamo. Dobbiamo fare questo lavoro per tutto il giro. Una maglia bassa, una seconda maglia bassa, rientriamo come per fare un aumento ma non chiudiamo il punto ed entriamo alla base della maglia seguente. Chiudiamo tutto insieme. Ne faccio vedere ancora uno. Una maglia bassa, una seconda maglia bassa, rientriamo alla base di questa maglia bassa come per fare un aumento, non chiudiamo il punto, entriamo alla base della maglia seguente, portiamo il filo fuori, 3 asole sull'uncinetto e le chiudiamo tutte e 3 insieme. Completo tutto il giro e ci vediamo dall'altro lato. Siamo arrivati quasi alla fine di questo primo giro con questo punto fantasia. Continuiamo. Dopo questo punto fantasia dobbiamo fare una maglia bassa, una seconda maglia bassa, rientrare come se facessimo l'aumento, portare il filo fuori e prendere il punto seguente alla base. Questo è il terzo punto del gruppetto. Chiudiamo tutte e 3 le maglie insieme. Qui praticamente ci ritroviamo con un punto, con una maglia prima del marcapunti. La maglia del marcapunti è quella con il punto fantasia. Vi ricordate, abbiamo spostato, lo abbiamo spostato proprio su questa maglia. Ogni punto, ogni secondo punto dei 2 punti bassi deve essere sempre lavorato sul punto fantasia. In questo modo tutti i punti a venire, tutti i punti fantasia saranno spostati sempre di un posto a sinistra rispetto al punto sottostante, ma ve lo faccio vedere. Questa è la motivazione per cui io non ho lavorato nel giro in cui abbiamo fatto gli aumenti, nell'ultima sequenza non ho lavorato l'aumento, ma ho fatto una maglia in meno, altrimenti questo disegno, diciamo, dei punti fantasia uno accanto all'altro a salire, cioè che si spostano tutti verso sinistra, non si sarebbe potuto fare. Quindi ve lo faccio vedere perché le parole da sole
spiegano ben poco. Quindi questa è la prima maglia bassa. La seconda maglia bassa abbiamo detto che la dobbiamo fare sul punto fantasia, quindi togliamo il marcapunti e facciamo la seconda maglia bassa. Rientriamo, portiamo il filo fuori e non chiudiamo il punto. La prossima maglia la dobbiamo lavorare alla base del punto accanto, quindi qui 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutto insieme e abbiamo fatto il punto fantasia. Ed è qui che metteremo il marcapunti. Faccio ancora qualche gruppetto in modo che potete vedere come vengono disposti, diciamo, in diagonale questi punti fantasia man mano che noi saliamo. Quindi una maglia bassa, una seconda maglia bassa che è lavorata sul punto fantasia. Rientriamo, portiamo il filo fuori, andiamo accanto alla base, portiamo il filo fuori e chiudiamo tutte e 3 le asole. Vedete? I punti fantasia sono uno diciamo sopra l'altro ma spostati di un posto, quindi vengono in diagonale. Man mano che noi saliamo con questa lavorazione i punti fantasia saranno spostati sempre di un punto rispetto a quello sottostante. Ne faccio un altro ancora. Quindi facciamo la maglia bassa, la prima, la seconda sul punto fantasia. Viene sempre lavorata sul punto fantasia la seconda maglia. Rientriamo, usciamo il filo, andiamo nella maglia successiva ma alla base, e così formiamo il punto fantasia. Forse qui adesso si vedono meglio, ancora sono solo 2 giri, ma vedete la posizione man mano si spostano sempre verso sinistra. Ne faccio ancora un altro. Maglia bassa, la prima, maglia bassa, la seconda sul punto fantasia. Rientriamo, portiamo il filo fuori, andiamo nel punto accanto ma alla base, portiamo il filo fuori, 3 asole sull'uncinetto e chiudiamo il punto. Io adesso continuo da sola fino ad arrivare dall'altro lato. Sono arrivata quasi alla fine del giro. Qui abbiamo il punto fantasia, cominciamo a fare la prima maglia bassa, la seconda sopra il punto fantasia, rientriamo, portiamo il filo fuori e alla base della maglia seguente facciamo un punto basso allungato come quando si lavora a punto canestro. Come nel giro precedente ci ritroviamo ad avere un punto libero prima del marcapunti e in questo facciamo la prima maglia bassa. La seconda la dobbiamo fare nel punto dove c'è il marcapunti, punto fantasia. Rientriamo, passiamo al punto seguente preso sempre alla base e qui chiudendo insieme le 3 asole formiamo il punto fantasia sul quale mettere il marcapunti. Ogni giro che facciamo spostiamo il marcapunti di un punto. Qui abbiamo 2 punti fantasia,
quindi abbiamo già 3. Quindi il giro si sposta sempre di un punto. Qualche altra sequenza. Maglia bassa, la prima. La seconda maglia bassa, sul punto fantasia. Rientriamo, portiamo il filo fuori. Andiamo nella maglia seguente alla base. Portiamo il filo fuori, 3 asole sull'uncinetto e le chiudiamo e abbiamo formato un altro punto fantasia. Vedete, sono 1, 2, 3. Prima del marcapunti invece sono soltanto 2, 1 e 2. Man mano che procediamo con questa lavorazione vedremo questi punti fantasia tutti in diagonale. Io continuo da sola a completare questo terzo giro e poi ne farò un quarto di giro. Probabilmente forse ne dovrò fare ancora un altro, ancora non lo so, dipende che sfasatura mi trovo, perché poi i prossimi giri fino alla fine della tesa verranno lavorati con gli aumenti. Quindi completo il terzo giro, faccio anche il quarto e poi ci vediamo. Dopo aver completato il terzo giro e aver fatto il quarto, ho deciso di fare un quinto giro. Se guardate bene, li contiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Lo devo ancora completare. Quindi questo è il punto fantasia. Nella maglia accanto facciamo una maglia bassa, poi un'altra maglia bassa, rientriamo, portiamo il filo fuori, entriamo alla base del punto seguente, portiamo il filo fuori, 3 asole sull'uncinetto e le chiudiamo insieme. Come al solito ci ritroviamo ad avere una maglia libera prima del marcapunti e in questa dobbiamo fare la prima maglia bassa. Togliamo il marcapunti, ma non lo metteremo nella maglia lavorata accanto, ma in quella seguente quando chiuderemo il punto fantasia. Quindi qui lavoriamo una maglia bassa, rientriamo, portiamo il filo fuori, passiamo alla maglia seguente e facciamo un punto basso allungato, cioè preso alla base, 3 asole sull'uncinetto e le chiudiamo. Ed è qui che mettiamo il marcapunti, quindi ci spostiamo ogni volta di un punto. Se vi ricordate, il marcapunti, quando abbiamo fatto l'ultimo giro senza aumenti, si trovava in questa posizione, qui. Adesso vedete, man mano che siamo andati avanti con il lavoro, si trova sempre più a sinistra rispetto a questo punto di partenza. Adesso dobbiamo iniziare un giro con aumenti, quindi è molto semplice, bisogna soltanto fare un aumento nella prima maglia che segue il punto fantasia, quindi una e una 2. Abbiamo fatto l'aumento, il resto è uguale, quindi maglia bassa, rientriamo, portiamo il filo fuori, andiamo nella maglia seguente alla base e facciamo questa maglia bassa allungata, portiamo il filo fuori e chiudiamo le 3 asole e si è formato il punto fantasia. Ancora una volta, una maglia bassa, una seconda maglia bassa, quindi questo è un aumento, maglia bassa, rientriamo, portiamo il filo fuori, passiamo alla base della maglia seguente, portiamo il filo fuori
3 asole sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. Ancora un altro, una e due, quindi l'aumento, una maglia bassa, rientriamo, portiamo il filo fuori, passiamo alla maglia seguente e la prendiamo alla base, portiamo il filo fuori, 3 asole sull'uncinetto e chiudiamo il punto fantasia. Continuiamo in questo modo per tutto il giro. Sono quasi arrivata alla fine di questo primo giro con aumenti. Lo completiamo insieme. Allora, questa è la maglia fantasia. Dobbiamo fare l'aumento. Quindi 2 maglie basse insieme. Una maglia bassa, rientriamo, portiamo il filo fuori, passiamo alla base della maglia seguente, portiamo il filo fuori, le 3 asole sull'uncinetto e le chiudiamo insieme. Abbiamo fatto il punto fantasia. In questo momento le sequenze sono formate da 4 punti, i 2 dell'aumento e gli altri 2. Quindi abbiamo 4 punti per sequenza. In tutti e 5 i giri precedenti erano 3. Adesso dobbiamo completare in questa maglia che è rimasta singola prima del marcapunti, dobbiamo completare facendo l'aumento. Una e una, 2. Togliamo il marcapunti che poi al solito verrà spostato di un posto. Una maglia bassa, rientriamo, portiamo il filo fuori, andiamo alla base della maglia seguente, in questo caso la base è unica delle 2 dell'aumento, quindi entriamo alla base, portiamo il filo fuori e chiudiamo le 3 asole insieme. Mi ripeto, è qui che mettiamo il marcapunti. Ancora una volta ci siamo spostati di un posto. Abbiamo finito la sequenza, l'ultima sequenza del primo giro con aumenti. Adesso dobbiamo iniziare un giro senza aumenti. Significa che ogni sequenza deve avere sempre 4 maglie, come il giro che abbiamo appena terminato, quello con gli aumenti. E allora, il punto fantasia nasconde la prima maglia bassa dell'aumento, ma a noi questo non interessa perché in ogni caso non la dobbiamo lavorare. Quindi una maglia bassa, una seconda maglia bassa, una terza maglia bassa e la quarta la dobbiamo formare al solito, entrando, portando il filo fuori, passando alla base della maglia seguente, che in questo caso è comunque unica, anche se c'è l'aumento, portiamo il filo fuori e chiudiamo tutte e 3 le maglie insieme. Quindi abbiamo 4 maglie. 1, 2, 3 e 4. Andiamo avanti. Questo giro è veramente semplice. Una maglia bassa, una seconda maglia bassa, una terza maglia bassa,
rientriamo, portiamo il filo fuori, passiamo alla base della maglia seguente. Io dico della maglia seguente anche se sono due, dell'aumento seguente. Parliamo con il termine corretto. 3 asole sull'uncinetto e chiudiamo il punto. Quindi anche qui sono 1, 2, 3 e 4. Ancora una volta. 1, 2, 3. Rientriamo nella terza, portiamo il filo fuori, passiamo alla base dell'aumento, portiamo il filo fuori, 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo e abbiamo formato il punto fantasia, che comunque è il quarto di questa sequenza. Quindi 1, 2, 3 e 4. Continuo così fino alla fine di tutto questo giro. Rieccomi per farvi vedere la fine della lavorazione di questo giro senza aumenti. Una maglia bassa, una seconda maglia bassa, una terza maglia bassa, rientriamo, portiamo il filo fuori, entriamo alla base dell'aumento del giro sottostante, chiudiamo le 3 asole e abbiamo formato il punto fantasia e la quarta maglia di questa sequenza. 1, 2, 3 e 4. Se guardate bene, questa volta ci ritroviamo, cioè in questo giro, ci ritroviamo 2 maglie libere prima del marcapunti. Questo perché nel giro precedente abbiamo lavorato con aumenti, ma questo non incide sul proseguimento della lavorazione. Quindi andiamo avanti. Una maglia bassa, una seconda maglia bassa, togliamo il marcapunti, la terza maglia bassa, rientriamo, portiamo il filo fuori, passiamo al punto seguente prendendolo alla base, portiamo il filo fuori, le 3 asole sull'uncinetto e chiudiamo la maglia fantasia che coincide con la quarta maglia di questa sequenza. 1, 2, 3 e 4, quindi non è cambiato niente. Terminato questo primo giro senza aumenti, poiché ci sono un po' di onde su questa tesa, perché in effetti gli aumenti che abbiamo fatto sono tanti, ho deciso di fare ulteriori giri senza aumenti. Probabilmente ne farò o altri 2 o altri 3, ancora non lo so. Quindi inizio il prossimo giro, che è inutile che ve lo faccio vedere perché sembra la stessa ripetizione, sono sempre 4 maglie, sequenze di 4 maglie, ve le ho già fatte vedere in questo giro, quindi completo intanto il primo giro e ci ritroviamo qua alla fine. E poi eventualmente proseguo da sola per gli altri giri e vi farò sapere quanti saranno. Ho completato anche questo secondo giro senza aumenti. Abbiamo le 2 maglie libere prima del marcapunti, andiamo avanti. Una maglia bassa, una seconda maglia bassa, la terza la facciamo nella maglia dalla quale abbiamo tolto il marcapunti, rientriamo, portiamo il filo fuori, passiamo alla base della maglia seguente, entriamo, portiamo il filo fuori, chiudiamo le 3 asole insieme.
abbiamo le 4 maglie di questa sequenza, 1, 2, 3 e 4. Rimettiamo il marcapunti. Io adesso proseguo per fare gli altri 2 giri senza aumenti. Ho quasi completato il quarto giro senza aumenti, devo fare l'ultima sequenza. Facciamo una maglia bassa, una seconda maglia bassa, la terza la facciamo nella maglia dove era il marcapunti, rientriamo, portiamo il filo fuori, passiamo alla base della maglia seguente, portiamo il filo fuori, chiudiamo tutto insieme e abbiamo fatto il punto fantasia che corrisponde alla quarta maglia di questa sequenza. 1, 2, 3 e 4. Rimettiamo il marcapunti. Adesso dobbiamo iniziare un giro con aumenti. Vi faccio vedere solo la prima sequenza. Una maglia bassa, la seconda maglia bassa nella stessa maglia di base, quindi questo è un aumento. Quindi 1 e 2. La terza, la quarta, rientriamo, portiamo il filo fuori, passiamo alla base del punto seguente, portiamo il filo fuori, chiudiamo le 3 asole e abbiamo fatto l'ultima maglia di questa sequenza. 1, 2, 3, 4 e 5 perché abbiamo fatto l'aumento. Io continuo da sola fino ad arrivare alla fine del giro. Devo completare l'ultima sequenza di questo giro con aumenti. Facciamo una maglia bassa e un'altra maglia bassa nella stessa maglia di base. Questo è l'aumento. Quindi 2 maglie, la terza, togliamo il marcapunti, la quarta, rientriamo, portiamo il filo fuori, andiamo alla base dell'aumento, portiamo il filo fuori e chiudiamo tutte e 3 le asole. Abbiamo le 5 maglie di questa sequenza. 1, 2, 3, 4 e 5. Rimettiamo il marcapunti. Adesso dobbiamo fare i 4 giri senza aumenti. Vi faccio vedere l'inizio e poi vi farò vedere anche la fine del primo giro. Una, 2, 3, 4, rientriamo, portiamo il punto fuori, scusate, portiamo il filo fuori, andiamo alla base dell'aumento, portiamo il filo fuori e chiudiamo tutte e 3 le asole insieme. 1, 2, 3, 4 e 5. Continuo e ci vediamo quando dovrò completare l'ultima sequenza. Devo fare l'ultima sequenza di questo primo giro senza aumenti. Qui abbiamo 3 maglie basse prima del marcapunti e questo perché nel giro precedente abbiamo lavorato con aumenti. La stessa cosa si verificherà anche per gli ulteriori 3 giri che dovrò fare dopo questo. Avremo sempre, prima di fare l'ultima sequenza, 3 maglie libere prima del marcapunti. E allora, 1, 2,
3, 4, rientriamo, portiamo il filo fuori, passiamo alla base della maglia seguente, entriamo, portiamo il filo fuori, le 3 asole sull'uncinetto, chiudiamo il punto fantasia e abbiamo le 5 maglie dell'ultima sequenza. 1, 2, 3, 4 e 5. Rimettiamo il marcapunti. Io adesso non vi faccio vedere più né inizio né fine perché devo solo lavorare gli ultimi 3 giri senza aumenti, quindi perfettamente uguali a questo. Avremo sempre ogni fine giro da fare l'ultima sequenza avendo 3 maglie libere e le maglie di ogni sequenza saranno sempre 5. Ci vediamo quando avrò finalmente terminato la lavorazione di questa tesa. Sono arrivata quasi alla fine dell'ultimo giro della lavorazione di questa tesa. Devo completare l'ultima sequenza, però prima vi devo fare vedere che abbiamo lavorato un totale di 15 giri a punto fantasia e la tesa però l'abbiamo iniziata dopo la lavorazione della fascia con un giro a maglia bassa con aumenti, vi ricordate 4 maglie basse, un aumento, 4 maglie basse, un aumento per 17 volte, poi nell'ultima sequenza non ho lavorato l'aumento, poi ho fatto un giro senza aumenti e poi finalmente ho iniziato questa lavorazione diciamo un po' particolare. Allora, abbiamo fatto 5 giri senza aumenti, un giro più 4 giri, un giro con aumenti e 4 senza e sono 10, un giro con aumento e 4 senza e sono 15. Dobbiamo contare i 15 motivi fantasia, devono essere 15, sia dal lato in cui inizia il giro, ma anche dal lato in cui finisce. E allora, qui ce n'è uno in meno perché man mano che si lavora a spirale, lo sapete, si forma lo scalino. Quindi contiamo prima i giri, quelli dove c'è questo scalino. Devono essere 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Perché vi dico questo? Perché ancora io non ho completato la sequenza, però contando dal primo, quello diciamo più in basso, sono già 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quindi questa sequenza la dobbiamo chiudere senza formare il punto fantasia, se no in questa diciamo riga che sale in diagonale avremo 16 motivi, 15 di qua e qui sopra invece 16. Quindi dobbiamo chiudere la sequenza in un modo diverso. Allora facciamo una maglia bassa, una seconda maglia bassa, una terza maglia bassa e una quarta maglia bassa. Non rientro come abbiamo sempre fatto, cioè in questo modo ve lo faccio vedere ma poi lo disfo. Così
portando il filo fuori, poi andando nella maglia seguente alla base, e abbiamo sempre chiuso il giro in questo modo. Ma così avremmo la 16ª maglia fantasia, e questo non va bene. Allora, cosa facciamo? Abbiamo lavorato 4 maglie basse, tagliamo il filo perché la lavorazione della tesa è finita e sfiliamo l'uncinetto. Adesso inserisco l'ago. Inserito l'ago, dobbiamo chiudere il lavoro. Cosa facciamo? Almeno io faccio così, io non amo fare la maglia bassissima. Salto la maglia che mi trovo subito dopo che ho sfilato l'uncinetto, la salto, entro dal retro, sotto l'asola, porto il filo fuori e creo un'asola, una finta asola, insomma un'asola da sola, rientrando al centro dell'ultima maglia bassa lavorata, in questo modo. Vedete? Abbiamo il punto saltato e l'asola di sopra. Nasconderò adesso il filo di eccedenza in mezzo ai punti sul retro del lavoro. E questa tesa è terminata. La prossima operazione che farò sarà l'inserimento del rigilene. Questo è il rigilene. Da me in commercio lo trovo un pochino troppo alto. Allora cosa faccio? Lo taglio per la lunghezza a metà. Vi faccio vedere dei pezzettini che io ho tagliato. E inglobo quindi la metà dell'altezza. Nel caso del cappello che vi ho fatto appena vedere, ritengo che sia troppo leggero questo rigilene tagliato a metà, e allora ho pensato un'altra cosa. Intanto devo fare una premessa, ora vi faccio vedere un po' parzialmente quello che io ho cominciato e ve lo spiego. Ma devo fare una premessa. L'inglobamento del rigilene avviene in 2 fasi, una provvisoria e una definitiva. Quella provvisoria serve per prendere la misura giusta della lunghezza del rigilene. Non va tagliato mai prima, perché potrebbe essere troppo corto, e poi se è troppo corto non lo possiamo utilizzare. Allora cosa dobbiamo fare? Intanto ho preso una decisione diversa dal solito. Io ho tagliato fino a un certo punto. Vi faccio notare anche un'altra cosa, mi metto inquadrata un po' meglio. Quando tagliamo il rigilene a metà, questa è la trama, in questa trama al suo interno ci sono come delle anime che tagliandolo per la lunghezza escono fuori. Questo non è un problema, perché basta accostarle e vengono inglobate lo stesso. Quindi qui non è scappata, qui è scappata, ma basta accostarla e si ingloba lo stesso. Cosa ho pensato di fare io? Siccome una da sola è troppo leggera per questo tipo di tesa così grande,
io le ho sovrapposte, cioè quando taglierò il rigilene dopo aver raggiunto la giusta lunghezza, le sovrapporrò i due pezzi in modo da avere uno spessore, cioè l'altezza uguale, ma con uno spessore superiore, perché soltanto con una parte, una metà, c'è il rischio che il peso della tesa la faccia ondeggiare troppo e poi otteniamo un cappello tipo cowboy, che non è quello che voglio ottenere io. Io ho già fatto una prima fase, la prima fase dell'inglobamento. Vi faccio vedere però un dettaglio. Un particolare. A cosa serve questa prima fase? Abbiamo detto a calcolare la lunghezza del pezzo di rigilene che poi si disfa il lavoro, dopo averlo diciamo tagliato si disfa il lavoro e si deve chiudere a cerchio per essere inglobato definitivamente. Allora, io qui già questa operazione l'ho fatta, man mano che ho inglobato il rigilene ho allentato i punti, li ho fatti scivolare in maniera da dare la giusta tensione. L'ho fatto fino a un certo punto, poi mi sono fermata per farvi vedere che quando noi facciamo questa operazione, man mano che allentiamo i punti, diamo la giusta tensione a destra, ma a sinistra si formano, come posso dire, degli arricciamenti. Vedete qui? Io li ho lasciati di proposito per farvi vedere che man mano che lo inglobiamo dobbiamo fare questa procedura. Vedete? Io li faccio scivolare, qui si distendono, ma qua sì, addirittura l'arricciatura è sempre più evidente. Dobbiamo eliminare tutta l'arricciatura. Facciamo attenzione a non tirare troppo perché poi otteniamo l'effetto contrario. Quindi, ovviamente questa è poi una verifica, ecco. Diciamo che io li ho distesi tutti, ma prima di tagliare, farò questa verifica sulla testina di polisterolo perché devo essere sicura che la tensione che ho dato sia quella che voglio ottenere, perché da questo dipende se vogliamo un cappello con un ondulamento maggiore o minore. Quindi questa è la prima fase dell'inglobamento del rigilene. Il fatto che si intravede è perché noi abbiamo tirato i punti. Quando io ingloberò definitivamente il cerchio di rigilene, vi faccio vedere come coprire questo inestetismo. Questo ve lo faccio vedere però dopo. Io adesso, mi ripeto, faccio una verifica sulla testina di polisterolo, vedo se la tesa ha la giusta tensione, dopodiché taglio e vi faccio vedere come unire a cerchio questi pezzi di rigilene. Spero di essere stata chiara. Ho chiuso a cerchio i due pezzi di rigilene, sormontandone i lembi e incollandoli con un po' di colla universale. Questa parte, che ha uno spessore leggermente diverso perché sono appunto, i lembi sono sovrapposti, quindi lo spessore è leggermente più grande, questa parte la dobbiamo sempre mettere sul dietro del cappello, quindi iniziamo a inglobarlo prendendo la parte dove noi abbiamo finito il lavoro, dove abbiamo chiuso il lavoro. Quindi momentaneamente lo sposto. Qui siamo, se guardate bene, dove abbiamo saltato la maglia
non l'abbiamo lavorata, abbiamo creato la finta asola e abbiamo chiuso il lavoro. Dobbiamo prendere un punto non necessariamente in particolare, ma in questa parte. Puntiamo l'uncinetto qui, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. Prendiamo il cerchio di ritilene, abbiamo detto dalla parte dove è stato incollato, lo accostiamo al lavoro e lo inglobiamo in questo modo. Questo sarà un mezzo punto basso, lo completeremo alla fine del giro con la chiusura invisibile. Quindi cerchiamo di mettere questa parte dove abbiamo incollato, perché qui non scivolano bene i punti, quindi lasciamola sul retro. Allora passiamo alla maglia seguente e facciamo un punto basso. Vedete? Questo sarà mezzo punto basso. Qui prendiamo insieme il punto che non abbiamo lavorato insieme all'asola. Proseguiamo a inglobare questo cerchio di rigilene. Io faccio vedere solo qualche punto perché sono soltanto dei punti bassi. Quello che vi farò vedere più avanti è il movimento che dobbiamo fare per allentare i punti man mano che lavoriamo, non alla fine. Quindi io vado avanti per un po' e poi ci vediamo più tardi. Sono arrivata a un po' più della metà. Se guardate bene sembra che il rigilene sia stato tagliato troppo lungo, ma non è così, perché comunque dobbiamo fare scivolare i punti, che durante la lavorazione tendono sempre ad andare verso destra. Andiamo all'inizio, di dove lo abbiamo inglobato, e cominciamo a tirare un po'. Io già l'ho fatto, quindi lo sto facendo un po' più delicatamente. Già, se vedete, si è ridotta di parecchio quella differenza. Man mano che lavoreremo ancora, siccome appunto, mi ripeto, la lavorazione a maglia bassa tende sempre a tirare i punti a destra, troveremo sempre uno spazio più lungo, cioè troveremo dello spazio tra la fine della tesa e il rigilene. In questo momento io praticamente l'ho accostato. Vado avanti e arrivo quasi alla fine per farvi vedere poi l'ultimo pezzo. Mi sono fermata ancora prima di arrivare praticamente quasi alla fine per farvi vedere che ancora una volta c'è questo spazio tra il bordo del cappello e il rigilene. Anche qui dobbiamo spostare, fare scivolare i punti ed è quasi scomparsa questo spazio. Io non l'ho fatto tutto perché normalmente si deve cominciare fin dall'inizio per farli equidistanti. Comunque, vedete, si è ridotto ancora questo spazio. Questa volta vado fino proprio a 3-4 punti dalla fine. Ho quasi completato
l'inglobamento del rigilene. Mi mancano gli ultimi 3 punti. Ho fatto scivolare le maglie in maniera tale da avere questo po' di gioco e li facciamo insieme. 1, 2, 3. Adesso dobbiamo chiudere il lavoro. Io ho già tagliato il filo, sfilo l'uncinetto, inserisco l'ago e entrando da dietro sotto le asole di questa prima maglia bassa, questa vi ricordo che per me è una mezza maglia bassa, la dobbiamo completare con la chiusura invisibile. Quindi entriamo al centro dell'ultima maglia bassa lavorata, tiriamo un po' e così abbiamo chiuso il lavoro. Devo nascondere l'eccedenza dei fili all'interno del cappello. Il cappello è praticamente finito o quasi. Devo fare un giro di copertura per nascondere le parti di rigilene che si intravedono tra i punti. Da vicino questo inestetismo si nota di più, anche sulla parte interna. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un giro a punto basso, ma preso alla base delle maglie basse con le quali abbiamo inglobato il rigilene. Puntiamo l'uncinetto, agganciamo il filo, lo portiamo fuori e chiudiamo la maglia. Questa non è una maglia bassa ma mezza. La completeremo alla fine del giro con la chiusura invisibile. Aiutiamoci con il pollice e con la rotazione del polso per far sì che non si accavallino i fili. Faccio qualche punto soltanto, poi continuo da sola. Ci vediamo quando avrò completato tutto il giro per chiuderlo. Ho completato tutto il giro. Tagliamo il filo, sfiliamo l'uncinetto, inseriamo l'ago e chiudiamo il lavoro con la chiusura invisibile. Entriamo da dietro sotto l'asola della prima maglia bassa allungata per completare la mezza maglia con cui abbiamo iniziato questo giro. Entriamo al centro dell'ultima maglia bassa appena lavorata,
abbiamo completato la mezza maglia e quindi la chiusura invisibile. Adesso, come al solito, devo nascondere le eccedenze dei fili di inizio e fine giro in mezzo ai punti sul retro del cappello. Ecco il cappello finito. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguirmi fin qui e ricordo, per chi non l'avesse ancora fatto, di iscriversi al mio canale, di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo tutorial e di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto. Un saluto e al prossimo video tutorial.